Oggi voglio raccontarti una cosa che, se la comprendi davvero e la applichi, può cambiare il modo in cui il tuo pubblico ti percepisce. Perché non è cosa dici, ma è come lo racconti. Lo so, ti impegni per dare valore, passi ore a studiare, a cercare informazioni, a selezionare le fonti migliori. Vuoi essere utile, concreto e anche professionale, ma la verità è che oggi le informazioni sono ovunque e sono gratuite e infinite. E arrivano a tutti in ogni momento da 1000 canali diversi. Quindi se tu ti limiti a ripetere quello che gli altri hanno già detto, finisci per sembrare la copia di una copia. E in un mondo così saturo, il rischio più grande non è non essere bravo abbastanza, ma non essere visto affatto. E allora, sai che cos'è che fa la differenza? Non è il cosa, ma è il come. È il modo in cui prendi quelle informazioni, le fai passare attraverso di te, le trasformi in qualcosa di unico, insomma, le rendi tue e le fai diventare un'esperienza. Pensa al Giappone. Lì non ti vendono solo un prodotto, ti vendono un momento, un'emozione, anche un pacchetto di biscotti, per esempio, è avvolto in una confezione curata nei minimi dettagli, pensata per farti sentire importante mentre lo apri. Non è solo marketing, è proprio cultura e rispetto per chi riceve. Ecco, i tuoi video, i tuoi podcast dovrebbero essere così, non solo contenuti, ma regali, unici, pensati e preparati con attenzione. Le storie sono il tuo incarto perfetto. Non solo intrattengono, ma creano anche connessione. Prendono un concetto e le trasformano in un'esperienza che chi ti segue può vivere insieme a te. Pensa a questo. Se ti dico ecco 5 motivi per aprire un podcast, tu magari annuisci, forse prendi appunti e poi passi oltre. Ma se ti racconto che grazie al mio podcast ho scritto un libro e grazie a questo ho parlato in tanti eventi in giro per l'Italia, allora cambia tutto, scatta la curiosità, nasce l'attenzione, si crea una sorta di connessione, perché non sto più parlando di teoria, sto aprendo una finestra su un pezzo di vita reale, in cui puoi proiettarti e dire «Ehi, magari un giorno potrei viverlo anch'io». Le storie restano, le ricordiamo, le condividiamo, perché hanno tutte un ritmo naturale, fatto di alti e bassi, di momenti di tensione e momenti di liberazione, e lì, in quel movimento emotivo, nasce l'empatia. Le persone non si affezionano ai tuoi dati o alle tue nozioni, si affezionano a come li fai sentire mentre ti ascoltano. E questo potere ce l'hanno le storie. C'è una sequenza che funziona sempre. È come un cerchio, parti da una vita normale e ci ritorni, ma non sei più lo stesso. La differenza è che in mezzo succede tutto. E sai qual è la cosa più sorprendente? Che questa tecnica della quale ti parlerò tra un attimo non è solo una tecnica da content creator, è la stessa struttura che trovi in tantissimi film, serie TV, libri e persino pubblicità di grande impatto. Pensa al Signore degli Anelli. All'inizio c'è la contea, la vita normale di Frodo. Poi arriva Gandalf con la notizia dell'anello, che è l'evento scatenante, e da lì parte un viaggio pieno di sfide, tensioni, scoperte e momenti di dubbio. Fino alla trasformazione finale, quando Frodo torna alla contea ma non è più la stessa persona di prima. Oppure pensa a Rocky, la vita normale è fatta di allenamenti in palestra di quartiere, però l'evento scatenante è l'occasione di sfidare Apollo Creed. Poi arrivano la tensione, i sacrifici, il momento in cui vuole mollare fino al grande match, ovvero il test finale che dimostra la trasformazione. Hollywood usa sempre questa struttura da tantissimi anni perché funziona, perché indipendentemente dal genere crea un legame emotivo fortissimo. Ci fa tifare per il protagonista, ci fa vivere il suo viaggio come se fosse il nostro. E tu, come creator, puoi fare la stessa cosa con il tuo pubblico. Puoi far sì che chi ti segue non guardi solo un tuo video o ascolti solo un tuo episodio, ma viva una storia con te come guida. Ecco nel dettaglio il framework che ti propongo. 1. Vita normale. Qui dobbiamo partire da una scena in cui chi ti ascolta possa rivedersi, una sorta di contesto chiaro, concreto e quotidiano. Se sei un podcaster può essere una routine di registrazione, quindi stesso microfono, stesso orario, stessa scaletta. Se sei un videomaker può essere il tuo set casalingo, con le luci piazzate sempre nello stesso modo e il solito workflow di editing. Avevo un lavoro sicuro, una routine, registravo di sera, montavo nei weekend e intanto tenevo stretto un piccolo sogno nel cassetto. 2. Evento scatenante. È il momento che rompe l'equilibrio, quello che ti fa dire ok, niente più sarà come prima. Può essere positivo, un video che esplode di visualizzazioni, un'intervista che ti cambia prospettiva, o negativo, il canale che crolla, un cliente che ti lascia, l'attrezzatura che si rompe proprio prima di una live. Un giorno ho perso il lavoro e quello che pensavo fosse il mio percorso è svanito. Oppure, un giorno YouTube ha cambiato algoritmo e le mie visualizzazioni si sono dimezzate da un giorno all'altro. 3. La nuova sfida.
Qui nasce la domanda: e adesso? È il momento in cui capisci qual è la posta in gioco. Forse devi reinventarti, forse devi imparare a monetizzare in fretta, forse devi capire come parlare a un pubblico che ancora non conosci. L'obiettivo è chiaro: sopravvivere, crescere, cambiare direzione. E la pressione inizia a farsi sentire. 4. La tensione. Qui devi far sentire quanto la situazione sia difficile. Mostra i problemi concreti, come ad esempio le notti insonni, i blocchi creativi, le scadenze che si avvicinano, i commenti negativi che ti fanno vacillare. Sono tornato a vivere dai miei genitori, un passo indietro enorme, mi sentivo fallito. Oppure, ho guardato le statistiche del canale e per la prima volta ho pensato, forse dovrei mollare. Più sei specifico e più il tuo pubblico entra nella storia. 5. La scoperta. Un barlume di speranza, una nuova idea. Può essere un tool che ti semplifica la vita, un feedback di un ascoltatore che ti riaccende la voglia, un format che funziona meglio del previsto. È il momento in cui intravedi che sì, forse c'è una via d'uscita. 6. I dubbi. Ma appena fai un passo avanti, arrivano le insicurezze. La sindrome dell'impostore che ti sussurra: chi sei tu per insegnare qualcosa? I paragoni con gli altri creator che ti sembrano sempre un passo avanti. È una fase fondamentale perché è qui che chi ti ascolta pensa: anch'io mi sento così, e l'empatia si consolida. 7. La trasformazione. È il momento in cui rompi il muro e ce la fai. Qui devi raccontare il come in modo vivido e quasi cinematografico. Esempio, ho aperto la mail, ho ricevuto un pagamento di 20 euro, era il mio primo guadagno online, ho riletto 3 volte perché ero incredulo, ho addirittura fatto uno screenshot e ho mandato un vocale a un amico. Più dettagli visivi e sensoriali inserisci, più chi ti ascolta vive la scena con te. 8. Il test finale. La prova che il cambiamento è davvero reale. Un momento in cui il nuovo te si trova di fronte a una scelta che il vecchio te avrebbe fatto in modo diverso. Esempio, il mio ex capo mi ha offerto di tornare, con uno stipendio sicuro, ma ho detto di no, ormai sono un imprenditore. Oppure ancora, un brand mi ha chiesto di fare un contenuto in un modo che non rispecchiava il mio stile. Ho rifiutato e il me di 2 anni fa non l'avrebbe mai fatto. Ed è qui che il cerchio si chiude, torni alla vita normale, ma con un nuovo te stesso. E sai qual è la cosa bella? Questa struttura che ti ho appena elencato la puoi usare per qualsiasi tipo di storia. Ora ti faccio un esempio. Quando ho iniziato anni fa, il mio podcast era solo una piccola passione. Registravo la sera, con un microfono economico poggiato sul tavolo della cucina. Facevo pochi ascolti, ma avevo tanta voglia di fare. Un giorno ho ricevuto un'email. Mi invitavano a un evento per podcaster, niente di enorme, ma per me era la prima volta che qualcuno mi notava per quello che facevo online. E lì ho pensato, se voglio crescere, devo prendermi sul serio. Ma come si fa a passare da pochi ascoltatori a un pubblico vero? I primi tentativi, non te lo nascondo, sono stati un disastro. Audio pessimo, ospiti che cancellavano all'ultimo, puntate che non superavano 50 ascolti. Mi sono chiesto più volte se quella cosa facesse davvero per me. Poi ho capito che stavo parlando come tutti gli altri. Davo solo informazioni. Quindi ho iniziato a raccontare storie. La mia, quella degli ospiti, quella di chi ascoltava. All'inizio mi sembrava strano. Chi avrebbe voluto ascoltare le mie esperienze personali? E se avessi annoiato tutti? Ma sai che c'è? Ci ho provato. Ho pubblicato una puntata in cui raccontavo come il podcast mi avesse portato a intervistare il mio idolo. E quella puntata è esplosa, condivisioni, messaggi, nuovi follower. Qualche mese dopo mi hanno contattato da una radio e mi hanno proposto di collaborare. Avrei guadagnato poco, certo, ma avrei dovuto seguire un format rigido, senza spazio per le mie storie. Sai cosa? Ho detto di no, perché ormai sapevo che il mio punto di forza era proprio quello. Ecco quindi le 4 storie da avere sempre pronte. 1. Storia iniziale, ovvero come sei arrivato fin qui. 2. Storia dell'ostacolo, ovvero un problema che hai superato. 3. Storia della visione, dove vuoi andare e perché il pubblico dovrebbe seguirti. E 4. Storia dell'intuizione, ovvero una lezione imparata che chi ti segue può usare subito. E poi c'è il tuo archivio delle storie. Ogni giorno sono sicuro che ti succedono cose che possono diventare storie. Un imprevisto tecnico, un commento inaspettato, un piccolo successo. Se non le annoti, le perdi. Quindi tieni un posto dove raccoglierle, una nota sul telefono, un taccuino, un file sul computer, dove ti pare. Il mio invito per te è semplice: parti oggi dalla tua storia iniziale. Scrivila, raccontala, registrala e ogni volta che la ripeterai diventerà sempre più viva. E più diventerai bravo a raccontarla, più chi ti segue sentirà di conoscerti davvero. Ricordati che le persone non restano per quello che insegni, restano per quello che trasmetti e la storia è il veicolo più potente che hai per farlo. Se hai domande, dubbi, curiosità su quello che ti ho raccontato, ovviamente commenta e io ti rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie mille e alla prossima settimana.